Konnichiwa. Ah, questi sono caldi. No, questo non è il frigo caldo, non si può sentire. È il frigo caldo. No, ma che figata. Allora. È caldo, è caffè e latte. Onigiri e il tonkatsu. Tu e il melon pan. Buongiorno e bentornati. Allora, oggi faremo 3 templi che avremmo dovuto fare ieri, ma chiaramente con la pioggia ci abbiamo rinunciato. Sta schiarendo piano piano, però adesso ci stiamo dirigendo verso la stazione di Kyoto perché andiamo a fare la tessera per gli autobus e per la metro. Inizialmente non la volevamo fare, ma a parte che funziona sia per Kyoto che per Osaka, perché è diversa da quella di Tokyo invece che la Suica, qui c'è l'Ikoka e allora adesso la andiamo a fare in modo tale che così eviteremo di cambiare tutte le volte gli spicci per pagare 230 yen di autobus. E quindi si parte per il primo dei templi che con l'autobus lo raggiungeremo solo tra 23 fermate. In pratica si attraversa tutta Kyoto. Però ne vale davvero la pena, perché il tempio Kinkaku-ji è veramente stupendo. E quello che vedete è veramente oro puro. Ma come tanti edifici storici in Giappone, non è l'originale, perché questo è la ricostruzione del 1955, dopo che un monaco pazzo, avete capito bene, gli ha dato fuoco per protesta. Questo tempio si staglia poi su un piccolo lago che raddoppia l'effetto dorato ed è circondato da un meraviglioso giardino con cascate, la fontana dei desideri, Mamma mia, grande! e una casa del tè per degustare il matcha con un dolcetto. Un posto veramente magnifico e imperdibile. Allora, adesso stiamo prendendo la metropolitana per dirigerci al Fushiminari. Cioè, questa è la metro. Non ci credo. Le poltrone sono da prima classe, sono elegantissime e comodissime. Doveva capitare prima o poi. Abbiamo sbagliato treno, un treno bellissimo, però non faceva tutte le fermate, quindi non siamo scesi a Fushiminari. E ora abbiamo cambiato treno, ritorniamo indietro per andare appunto al santuario. Allora, siamo arrivati finalmente alla stazione Fushiminari, si riconosce anche dal fatto che il simbolo del tempio è la volpe. Arrivati all'ingresso del Fushiminari, il colore rosso impera, soprattutto per il Torii, che è quello che vedete qua. Adesso vi faccio vedere la mappa. Eccola qui, noi siamo dove c'è quel puntino con la freccia e salire su passando sotto questa foresta di Torii rossi. E ci sono anche tante ragazze con l'abito tradizionale. Il santuario è dedicato a Kaminari, dio del riso, quindi dell'abbondanza. Infatti è il protettore dei commercianti, degli affari e degli agricoltori. Il suo simbolo è la volpe, animale sacro e suo messaggero. Allora, stiamo cominciando la salita e volevamo fermarci a vedere le mako, sacerdotesse, anche l'offerta che veniva fatta all'interno del tempio. Però il tempo è incerto, la strada c'è da fare, faremo tutto dopo, compreso mangiare qualcosa perché ancora non abbiamo preso niente. Come vedete è facilissimo da capire perché è così bello e perché è così visitato. E da quello che ho capito la maggior parte di questi torii rossi vengono offerti da diverse aziende anno per anno, perché poi questi sono completamente in legno e con il tempo si usurano, quindi vengono cambiati continuamente.
per salire su più o meno dovrebbero essere 2 km, così mi ricordo, ma vado a memoria. E si fanno in salita, però la salita è dolce, è abbastanza agevole. Allora io ho detto che la salita era dolce, ma ho parlato troppo presto perché da questo punto in poi si va su con scale e se lo sentite dal scedone è anche piuttosto ripide. 40 minuti per arrivare fino su in cima. Allora, abbiamo scoperto che in questa foresta del Monte Fuciminari bisogna fare attenzione alle scimmie selvatiche, a cinghiali e adesso abbiamo visto pure attenzione agli orsi. Fantastico! Ci siamo quasi. Siamo arrivati ragazzi. Siamo arrivati alla cima e c'è il tempio, quello principale, eccolo lì dove stanno pregando. E adesso 5 minuti di riposo e poi affronteremo la discesa. Una curiosità, i tori di questo tempio sono 10.000. Pazzesco. Allora, una cosa che sto notando, sia andando su che scendendo, ci sono degli ottugenari con la mascherina in faccia, con il bastone, che si fanno tutte queste salite per arrivare fino su al tempio. Io per arrivarci ho fatto la fatica del diavolo, sono completamente sudato e c'avevo un fiatone che Dio solo lo sa. Come faranno non lo so. Sono speciali. Ma quanto sono carine ste ragazzine vestite di tutto punto in kimono. Adesso che saranno? Un pochettino la matriciana? Guarda quanti! Per 500 yen? Sono buoni, si può fare. Questo è uno spiedino di guaggio, Con questa salsa è fantastica, non so che salsa sia, ma è buonissimo. È croccante, È buono? Al wasabi si sente che è piccante, però è buonissimo. Allora, ci siamo trasferiti, abbiamo ripreso di nuovo la metropolitana per andare all'altro tempio, sempre più famoso, che è il Kiyomizu-dera, e ci stiamo dirigendo a piedi fino lì, so circa 1,4 km, quindi pure oggi abbiamo fatto una bella scarpinata. Cioè, guardate che salita che bisogna fare. Ma raga, lo sta a fare solo per voi, giuro. Allora, si era detto che era bassa stagione, si era detto che sicuramente ci sarebbe stata meno gente, ma invece è super affollato.
Allora, abbiamo finito la visita del tempio, è bello, c'è da dire, veramente bello, con dei panorami stupendi. Adesso ci stiamo addentrando dentro il quartiere di Gion, che sarebbe il quartiere delle geishe e delle maiko. Non credo che le vedremo perché è talmente pieno di gente che credo che lo eviteranno come la peste questa parte qui, magari passeranno in posti meno affollati. E piano piano ci andiamo a dirigere verso Nishiki Market, che è il mercato più importante di Kyoto, e andremo a vederlo perché non possiamo farne a meno. Siamo arrivati di nuovo al centro di Kyoto e stiamo per entrare nel Nishiki Market, così andiamo a vedere che cosa c'è dentro e poi sicuramente trovare anche qualcosa da mangiare per la cena. E intanto godetevi Kyoto di notte. Siamo al Nishiki Market, speravamo di trovare insomma aperto e anche per qualche posto dove andare a mangiare, però sto notando invece che tanti locali, lo state vedendo anche voi, sono chiusi oppure stanno chiudendo. Vediamo se troviamo qualche cosa bene, se no altrimenti ci mettiamo qua fuori. Sta diventando sempre più difficile trovare un posto da mangiare perché nonostante tutto sia pieno di ristoranti, sono molto piccoli, molti non accettano altre persone perché accettano le prenotazioni, poi io devo capire come fanno ad accettare le prenotazioni da parte dei turisti, visto che la maggior parte di loro non parla una parola di inglese. E poi c'è anche il fatto che alcuni che cerchi alla fine si trovano chiusi perché chiudono presto, poi oggi è martedì, niente, adesso vediamo, qualche cosa troveremo. Speriamo presto perché le gambe stanno urlando. Questo è il set che ha ordinato Alessandro. Questo è l'unagi, la sopa fredda, infatti ci sono anche i cubetti di ghiaccio, insalatina, wasabi, non so che cos'è, e tofu. Questo è il set mio di Noemi, ovvero c'è il tonkatsu, il riso bianco, le verdurine, la frittata, quella bella alta che fanno loro, il tofu, non so cos'è, e la zuppa di miso. Allora, anche questa sera ci siamo rifocillati, spendendo veramente al minimo. C'è da dire che non è tutto fantastico, la cotoletta era molto buona, c'era l'insalata, la zuppa di miso, per quanto io la stia prendendo perché c'è quasi in tutti i set, devo essere sincero, non riesco a farmela piacere. La frittata, questa alta che loro fanno, è morbidissima, è una cosa veramente particolare, però è sciava, cioè non c'è sale, c'è un po' di cipollotto, però niente di che. E poi c'era il tofu che io non mi pronuncio nemmeno perché sinceramente non riesco a capire l'esistenza del tofu. Comunque, per quello che abbiamo pagato va più che bene. Adesso ci facciamo un giro per Kyoto by Night e poi ce ne andremo a casa, all'albergo anzi, perché domani partiamo per Osaka, dove ci aspetta una persona particolare e quindi adesso piano piano ce ne ritorniamo via. Allora, mia figlia ha trovato uno di quei posti dove ci sono le gru per tirare sui giochi, insomma c'è sta un po' di cose, ora ve lo faccio vedere. Qui si vincono cioccolate, cioccolatini, caramelle, addirittura noodles istantanei. Ora sono al piano superiore. Sentite che caos. Guardate qui, guardate. Sono cabine per farsi le foto che chiaramente poi vengono truccate per risaltare in maniera completamente diversa da quello che uno è. Guardate quante ce ne sono, tantissime. Pensavo che ci giocassero solo i ragazzi, qui ci stanno pure anziani.
e quindi adesso piano piano ci ritorniamo all'albergo. Siamo arrivati ad Osaka. Vi aspetto, Ecco, guardate che cos'è. È veramente enorme. E questa è solo una parte.